Io sono Servio Tullio, il sesto re di Roma, e vi racconto la mia storia, una storia di coraggio, saggezza e determinazione. La mia nascita è avvolta in mistero e leggenda. Secondo alcune storie, ero figlio di Ocrisia, una nobile signora latina, che fu catturata e divenne schiava di Tanaquilla, moglie di Tarquinio Prisco, dopo una guerra. Altre leggende narrano che fui concepito dal genio del focolare della reggia, mentre mia madre era ancora schiava. Queste storie, sebbene diverse, sottolineano la mia umile origine e il mio legame speciale con il divino. La mia infanzia fu segnata da segni prodigiosi che predicevano un grande destino. Una volta, mentre ero ancora in culla, una fiamma brillò sulla mia testa, un segno che molti interpretarono come un presagio del mio futuro regno. Ma nonostante questi segni, la mia giovinezza non fu facile. Crescere come figlio di una schiava in una corte regale presentava le sue sfide. Tuttavia, Tanaquil vide in me qualcosa di speciale. Vide oltre le mie origini e riconobbe il potenziale che avevo. Sotto la sua guida e protezione fui educato come un principe. Appresi l'arte della guerra, la diplomazia e la gestione del potere. Ma più di tutto appresi l'importanza della saggezza, della giustizia e dell'onore. Tanaquil divenne la mia mentore, la mia guida e la mia più grande sostenitrice. Fu lei a plasmare il mio carattere e a prepararmi per il ruolo che avrei assunto in futuro. Quando Tarquinio Prisco fu tragicamente assassinato, fu Tanaquil a nascondere la sua morte al popolo di Roma. Mi mise come reggente e, 3 giorni dopo, annunciò la morte di Tarquinio e la mia ascesa al trono. Questo passaggio di potere non fu senza sfide. Dopotutto, ero un giovane re senza un legittimo diritto al trono, figlio di una schiava. Ma con l'aiuto e il sostegno di Tanaquil, e grazie alle riforme che introdussi, riuscii a guadagnarmi il rispetto e la lealtà del popolo romano. La mia ascesa al trono di Roma non fu solo il risultato di circostanze fortunate o di segni prodigiosi. Fu il risultato di anni di preparazione, di apprendimento e di crescita personale. E mentre rifletto sulla mia vita e sul mio regno, sono grato per le lezioni che ho appreso e per le persone che mi hanno sostenuto lungo il cammino. In particolare Tanaquil, la donna che vide in me un re quando il resto del mondo vedeva solo un ragazzo nato in circostanze umili. Quando assunsi il trono, Roma era in un periodo di grande tumulto. La città era divisa tra patrizi e plebei e le tensioni erano palpabili. Ma avevo una visione per Roma, una visione di unità e forza. Introdussi la Costituzione serviana, una riforma radicale che cercava di ridurre le disparità tra la nobiltà e la plebe. Questa riforma garantiva diritti politici e militari a un numero maggiore di cittadini, indipendentemente dalla loro nascita o ricchezza. Fu una mossa audace, ma necessaria per assicurare la stabilità e la prosperità di Roma. Durante il mio regno, ho affrontato numerose sfide esterne che hanno messo alla prova la mia capacità di guida e la resistenza di Roma. Le città etrusche, con le loro ambizioni e potenza, erano una minaccia costante alla nostra frontiera settentrionale. Queste città, tra cui Veio, Cere e Tarquinia, non vedevano di buon occhio l'ascesa di Roma e la sua crescente influenza nella regione. Ricordo chiaramente la battaglia contro gli Etruschi, una delle più significative del mio regno. Era il 25 maggio 568 a.C., quando celebrammo un trionfo sugli Etruschi, commemorando una vittoria militare decisiva contro questi ribelli. Questa vittoria non fu solo un trionfo militare, ma anche un segno del nostro crescente potere e determinazione. Le tensioni con le città latine erano un altro fronte di sfida. Queste città, pur essendo culturalmente e linguisticamente vicine a noi, spesso vedevano Roma come una minaccia alla loro autonomia. Ma sapevo che per assicurare la stabilità e la sicurezza di Roma era essenziale stabilire alleanze solide e durature con queste città, attraverso la diplomazia, la negoziazione e, quando necessario, la forza. Sono riuscito a stabilire un equilibrio di potere nella regione, ma non tutte le guerre erano contro nemici esterni. Ho anche dovuto affrontare ribellioni interne e tentativi di usurpazione. La politica di Roma era complessa e spesso pericolosa, con fazioni rivali che cercavano di guadagnare potere e influenza, ma con saggezza, strategia e un po' di fortuna sono riuscito a navigare attraverso queste acque tumultuose e a mantenere la stabilità e la pace a Roma. Ogni battaglia, ogni alleanza e ogni decisione presa durante il mio regno avevano un obiettivo comune: assicurare la grandezza e la prosperità di Roma. E mentre rifletto sulle guerre combattute e sui nemici affrontati, sono orgoglioso delle decisioni che ho preso
e delle vittorie che abbiamo ottenuto. Roma, sotto la mia guida, non solo sopravvisse alle sfide esterne, ma emerse più forte e più potente che mai. Ma non tutto era politica e guerra. Ho anche avuto momenti di gioia e soddisfazione personale. Ricordo con affetto le giornate trascorse con Tanaquil, la mia mentore e guida. La sua saggezza e il suo sostegno sono stati fondamentali per me in ogni fase della mia vita. Ero profondamente riconoscente per tutto ciò che aveva fatto per me. Ho ampliato il Pomerium e ho contribuito all'espansione di Roma sui colli non ancora occupati, il Quirinale, il Viminale e l'Esquilino. Ho autorizzato e contribuito alla costruzione delle mura difensive della città, ampliando il lavoro del mio predecessore, facendo erigere quelle che ai vostri tempi definite mura serviane, che sono durate ben 8 secoli. Inoltre ho trasferito a Roma il culto di Diana Nemorensis e altre divinità straniere, aumentando il mio prestigio verso la nostra popolazione. Tuttavia, come ogni storia, anche la mia ha avuto momenti bui. La mia fine fu tragica e inaspettata. Fui tradito da coloro che dovevano essere i miei cari, mia figlia Tullia Minore e mio genero Lucio Tarquinio. La loro ambizione sfrenata li portò a cospirare contro di me e alla fine mi tolsero la vita. Ma anche in morte il mio spirito vive attraverso le riforme che ho introdotto e l'eredità che ho lasciato a Roma. La mia morte è stata una delle pagine più oscure e dolorose della storia di Roma. Non fu un nemico esterno o una battaglia perduta a segnare la mia fine, ma il tradimento da parte di coloro che avrebbero dovuto amarmi e proteggermi. Mia figlia, Tullia Minore e mio genero, Lucio Tarquinio, erano accecati dall'ambizione. Desideravano il trono di Roma e erano disposti a fare qualsiasi cosa per ottenerlo, anche se ciò significava tradire il proprio sangue. La loro cospirazione fu meticolosamente pianificata, e io purtroppo sottovalutai la profondità della loro ambizione e la lunghezza a cui erano disposti ad andare. La notte del mio assassinio è ancora vivida nella mia memoria. Mentre camminavo attraverso le sale del palazzo, sentii un rumore alle spalle. Prima che potessi reagire, fui assalito. Mentre lottavo per la mia vita, vidi gli occhi di mia figlia e di mio genero, freddi e calcolatori, privi di qualsiasi rimorso o pietà. Dopo avermi gettato giù dalle scale della curia, Tullia, in un gesto di spietata crudeltà, mi schiacciò con un carro mentre cercavo di fuggire. La sua indifferenza e la sua mancanza di empatia in quel momento sono state una testimonianza della profondità della sua ambizione e della sua sete di potere. La mia morte fu un segno dei tempi tumultuosi in cui Roma si trovava. L'ambizione, il potere e la politica spesso si mescolavano in un vortice pericoloso, e io ne fui una vittima. Ma mentre il mio corpo giaceva senza vita, il mio spirito continuava a vivere, e la mia eredità come re di Roma non fu mai dimenticata. La mia storia serve come un monito sulle pericolose conseguenze dell'ambizione sfrenata e sul prezzo del potere. Riflettendo sulla mia vita, sono fiero delle decisioni che ho preso e delle sfide che ho superato. Ho governato con integrità e ho sempre cercato di fare ciò che era giusto per il popolo di Roma. Ho cercato di costruire un regno basato sulla giustizia, sull'uguaglianza e sulla prosperità per tutti. La mia storia è una testimonianza del fatto che non importa da dove vieni o quali siano le tue origini. Ciò che conta è come rispondi alle sfide che ti vengono presentate e come usi il potere e l'influenza che ti vengono dati. Ho cercato di usare il mio potere per il bene di Roma e dei suoi cittadini e spero di essere ricordato come un re saggio, giusto e compassionevole. In conclusione, la mia vita è stata un viaggio incredibile, pieno di alti e bassi, ma attraverso tutto ho cercato di rimanere fedele ai miei principi e ai miei valori. E mentre la mia vita terrena può essere finita, il mio spirito vive in ogni angolo di Roma, in ogni pietra, in ogni strada e in ogni cuore. Sono Servio Tullio, il sesto re di Roma, e questa è la mia storia.